Ciao a tutte e due. Ciao. Ciao. Iniziamo la sua seconda sessione. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, a me Paolo mostra un foglio dove ha scritto un'operazione e sull'operazione c'è scritto 2 più e poi anche il meno sotto, più o meno 2 uguale 5. E mi dice, vedi, non tornano i conti, nonostante io continui a fare i conti, non tornano. Monica sorride. Sì, perché avevo già visto un'entità mentale che esprime questo concetto, anche se con un'immagine diversa, però. Senti, mi dà un'immagine che ha delle affinità, perché mi fa vedere lui che è poco più che neonato e anziché avere il biberon in bocca, ha un panino. Come se lui non fosse stato nutrito adeguatamente rispetto alla sua età, rispetto a quello di cui aveva bisogno. Quindi c'è stato già fin dall'inizio una grande distorsione, ecco, una gran confusione iniziale. Ok, con un cenno della testa, Paolo, sei stato allattato? Non lo sai. O latte in polvere? Non lo sai. Forse latte in polvere. Allattato. Forse allattato. Ok, vi dà l'autorizzazione, sì. Sì, sì. Ok. Certo. Vibrazione. Chi vuole e l'altra se vuole correggere, se no non dice niente. Vai, Elena. 27 miliardi. Consapevolezza. 197. PS. Anima. 42. Vite. 1639. Cervello. 9.4. Tutto bene, Monica? Sì. La consapevolezza mi risulta diversa. Quanto? A me viene 163. Suscettibilità ipnotica, Elena. 51. Ok, entità eteriche. Beh, mi dice l'uomo di spade. È tipo mm, un antico soldato con tutta la corazza, ok? E ha due spade molto lunghe in mano e ogni volta che fa il passo, che ne so, fa un passo con la gamba destra, con la spada che ha nella mano sinistra, picchia a terra, no? Quindi continua così. Dice l'uomo di spade. Poi. Poi c'è tipo uno Yeti ma verde. L'uomo delle foreste mi dice. E poi dal secondo universo c'è questo. Allora, diciamo che è molto ingannevole perché potrebbe sembrare un supereroe con una tuta blu cangiante che lancia dei dischi energetici che sono illuminati. Come si chiama? Superside. E poi ci sono due EDL. Monica, qualcosa di diverso? A proposito di secondo universo e di blu, a me ha fatto vedere non questo supereroe, ma un barbapapà blu, con i denti aguzzi, Mhm. perché in qualche modo è appunto connesso con il papà.
Quindi Ah, una ok. delle facce di questo supereroe, in effetti il padre potrebbe anche essere concepito come supereroe, no? Si vorrebbe concepito come supereroe, solo che a me lo fa vedere come Barbapapà, un po' Dracula, un po', sai, no? Ma blu come la cassa azzurra del sogno di questa notte. Bravissimo, Mm. Sì, perché esattamente. poi lì, esatto, lui si è spaventato lì perché era un portale dove avrebbero voluto risucchiarlo. Cioè, quando ha aperto ho visto proprio un vortice di risucchio. Mm. Poi vabbè, le interferenze siamo noi. Ah, che Vabbè, certo. bell'eco. Ah, quanto tempo. La mia voce, ma perché c'è la mia voce? Tipo radiolina in sottofondo. Adesso non più? Non più. Quanto tempo? Chi c'è? Barba papà? Na 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 na, barba Qualcosa, papà. Come? qualcosa del secondo universo, sì, come se si fosse aperta. Hanno provato ad aprire una cassa la tua cassa. Bene, andiamo. Io voglio andare nel secondo universo. Io voglio andare nel secondo universo. Apriamolo questo portale. Vado nel secondo universo. Vieni in famiglia, e c'è Vengo tutta in la fa... famiglia dei Barbapapà. Vengo bene. Mi piacevano tanto i Barbapapà. Ho le manine roventi che mi prudono e inizio a staccare pezzi di Barbapapà di qua e di là, li mischio, metto la faccia di Barbapapà rosa nella tette di Barbamamma nera. Poi scambio le facce e le teste di quello verde con quello marrone e poi anche quello blu, quello nero. Allora, continuano ad apparirmi in serie che si scambiano tutta allora, la serie di Barbapapà, poi una serie di supereroi e poi una serie di Teletubbies e continuano a scambiarsi, no? Beh, Quindi poi Barbapapà. quindi io adesso meschio tutto, Teletubbies, supereroi, eccetera. E quando ho finito di fare i miei porci comodi, dico so what? Quindi che cosa volete? Qual è il punto? Qual è il problema? Devo venire a fare il creatore anche qui? I miei porci comodi li vengo a fare lì? O no? Diciamo che non c'è la necessità, nel senso che mm, bas- cioè, da qui possiamo fare quello che vogliamo senza dover per forza andare là. Mm, ecco. Vabbè, me ne ritorno di qua allora. Stavamo dicendo la cassa azzurra, questa notte, dicevo, ogni volta che provano in qualche modo, forse in tutti questi anni, una volta sola ci sono riusciti, perché la sessione è stata poi annullata all'ultimo, da una signora dominata dalla paura. Per cui questi Mm. tentativi nostri, delle interferenze brutte e cattive, cioè nostri, sono un po' puerili, Mm. siamo un po' puerili, no? Ci vogliamo liberare, ma inconsciamente no. Lo Mm. stesso è successo a Paolo. Si spaventa da solo Paolo, perché ha avuto un brutto spavento da questo attacco, proprio questa notte. Sì, mi viene che diciamo che rispecchia la sua paura di andare a vedere nel profondo una parte ignota, Mm. dove lì allora proprio veramente sì, che si tirano le fila. Sì. Mi fa proprio vedere che lui è come stato spaventato da questo vortice risucchio che l'avrebbe portato anche in emozioni passate molto dolorose, frustranti, specialmente che aveva vissuto col padre e che poi ha vissuto proprio come anche sua impotenza, questo suo non sentirsi uomo, ed è una roba che lui fa molta fatica a guardare. E al fondo di questa scatola c'erano il supereroe blu e il Barbapapà blu. La scatola dell'ignoto, Mm. l'ignoto box. Monica, entità mentali.
Io gliene ho viste 3. Una è peperone, mi fa vedere come gli dà la sensazione che magari ha compreso bene alcune informazioni, le ha assimilate. In realtà poi non è così, perché queste informazioni risultano essere come dei peperoni indigesti che tornano su e giù, ma non vengono realmente assorbite. Livello? Diciamo tra il 2 e il 3. Poi mi fa vedere bolle di sapone, mi fa vedere come questa entità mentale è come se ogni tanto si affaccia e gli fa vedere che quelli che sono i suoi desideri, i suoi sogni, i suoi progetti, in realtà non sono altro che bolle di sapone, non si potranno realizzare come lui vuole e che quindi deve in qualche modo accontentarsi di molto meno. Deve trovare dei compromessi. Livello? Più o meno lo vedo sempre così il livello. 3. Forse questo qui sì, a volte è anche 4, no? Nei momenti di maggiore scoraggiamento rispetto alle sue prospettive future. Poi? E poi ne vedo un'altra che mi fa sentire proprio il freddo di un'ascia, di un'accetta, la chiamerei accetta, no? Mi fa vedere come questa fredda accetta si interpone all'interno dei suoi rapporti principali e quindi è come se non scorresse fluidamente l'energia fra lui e l'altra persona. Che poi mi fa vedere come se questa accetta continuamente si ricollega al rapporto con suo padre, dove veramente non scorreva l'energia e dove c'era veramente il gelo, c'era la freddezza, c'era il distacco, la separazione con l'accetta, ecco. Livello? Diciamo che questa è più profonda forse, direi intorno al 4. Elena, qualcosa da dire sulle entità mentali? Sì, mi fa vedere questi due aspetti probabilmente di quelle che sono, uno è e se fosse, c'è questa idea, c'è l'aspettativa che ha lui di quello che potrà essere una sua azione o diciamo si fa il film, no? Ok, quindi potrebbe essere un altro aspetto di bolle di sapone, ma in realtà non si può mai sapere prima come sarà, no? Perché possiamo solo fare l'idea, ma finché non facciamo l'esperienza non lo possiamo sapere. E questa cosa del crearsi l'aspettativa di come potrebbe essere, fa sì che lui si senta frustrato per non aver fatto quello che si immaginava di fare. Mm? Mhm. E poi c'è Croupier, mi fa proprio vedere che tutte le volte mette giù le carte a semicerchio, ok? E queste carte vengono messe dall'esterno e queste carte determinano quello che sarà. Quindi quasi come se diciamo si chiudesse nell'idea che all'esterno è così e quindi alla fine io cosa ci posso fare, no? Diciamo che Paolo è molto consapevole di molte cose, mm? Quindi sa benissimo che non dipende dall'esterno, ma è quasi come se per sentirsi meno responsabile, diciamo, per sentirsi meno emotivamente coinvolto, a volte diciamo, segue un po' quello che viene impostato dal croupier. Mm? Quindi questa cosa qua. Impianti, Elena. L'unico impianto che vedo è come se fosse una grossa gabbia intorno, circolare intorno a Paolo. Quindi lui si muove con questa gabbia. Diciamo limita i movimenti, limita un po' come se fosse separato dal resto del mondo. C'è solo sai un po' come le gabbie degli uccellini, no? Quelle rotonde.
e dove c'è lo sportellino piccolo davanti, ecco, in Mhm. corrispondenza del suo viso e del suo petto c'è questa apertura quadrata dove lui può agire un po' con le mani, no? Quindi me lo fa vedere quasi come rispetto a prima lui è riuscito a crearsi questa botola dentro alla griglia dove con le sue capacità terapeutiche inizia a creare un contatto energetico con l'esterno, dove pian piano si sente a suo agio. È come se vedessi questa cosa, no? Dove lì lui si sente, inizia a sentirsi a suo agio, inizia a avere fiducia in questo strumento, suo strumento, ok? Ma Mhm. per il resto è, diciamo, isolato dentro la gabbia. Monica, poi anche Elena, ma iniziamo con Monica. Andiamo al concepimento. Eh, io ti dico, da un punto di vista eterico, lo vedo come un momento di intimità in cui per l'ennesima volta c'era come una specie di atteggiamento un po' freddo, un po' distaccato da parte del padre, come se questo momento in cui poi di fatto lui è stato concepito non fosse all'insegna dell'amore, ma in una sorta di risparmio energetico da parte del padre. Quindi più presente lì con il corpo e non tanto con il cuore. E forse è questa poi la conseguenza, no? Che la madre poi in un atto così povero, diciamolo così, non era poi pronta a supportare, no? Tutto quello che sarebbe seguito. Elena, la non fortunatissima vita sentimentale di Paolo ha una correlazione con questo fatto? Non essere stato pronto da parte di un genitore. Ehm, sì, Cioè, un genitore non era pronto. il genitore non era pronto e direi lui è maschio e da parte di sua mamma questo non essere pronta, cioè vedo proprio in eterico che è come se quando l'ha scoperto per lei fosse stata proprio una doccia fredda, no? Non era pronta. Quindi è come se avesse agito sempre nei confronti di Paolo con il senso di colpa per non essere stata pronta e non volerlo in quel momento lì. Mm? Quindi tutta questa energia che andava contrastando completamente l'energia del padre, che quindi lei è molto presente, molto attenta a quasi come se lei avesse vissuto nell'attenzione che Paolo non si accorgesse che lei non l'aveva voluto, no? Ok? Mhm. E invece è completamente opposto rispetto al padre che rispetto a questo aspetto qua era molto freddo, molto isolato, come diceva Assente. Monica, no? Assente, proprio congelato. Mm? Quindi lui è cresciuto con questa idea del femminile e quindi un po' insicuro, un po' incerto di quello che in realtà stava cercando, no? Quindi un punto di domanda. Vedo proprio come un punto di domanda rispetto al femminile, questo fatto sì che agisse anche, no, con una certa non sicurezza e precarietà. E quindi La mamma è viva? No, sì, è viva. Ok. Chiamiamo davanti al portale aureo il padre. Quindi Monica, come lo vedi? Un monolito, un pezzo unico, da cui cioè, si fa fatica a distinguere qual è il davanti, qual è il dietro. Non ha un Questo è viso? lì.
questa è l'immagine appunto che mi rimanda rispetto al suo vissuto, no? Di quest'ultima vita. Esatto, non ha un viso. E quindi in realtà è come se non potessi distinguere vari aspetti di lui, non puoi neanche distinguere qual è il cuore, qual è la mente. È tutto anche avvolto un po' dal mistero, rimane inconoscibile, no? E impenetrabile, proprio come una roccia che è tutto d'un pezzo. E non sai neanche come interagire. E Paolo era stato mandato nel portale aureo la volta scorsa, ok. È ancora un monolito? Questo qui no, è solo l'immagine che lui mi ha rimandato della sua ultima esistenza. No, assolutamente no, non è più un monolito. No. Però era come per, in un certo senso, dare conferma della sensazione, no? Che aveva avuto invece Paolo in vita. Assolutamente no, adesso io lo vedo come una luce. Elena? Sì, a me mi si è presentata proprio quell'immagine, no, che dava lui, come dice Monica, come se con le braccia conserte camminava come un militare, no? Quindi con le gambe dritte, proprio così, osservando tutto, no? In maniera molto laser, in maniera molto scrutatoria. Questo era prima. Sì, mi ricordo che l'avevamo mandato nel portale, sì. Cosa dice il padre, Elena? Il padre in questo momento guarda diciamo, la sua proiezione rispetto a quello che ha provato Paolo, ok, in vita, quando lui era in vita, e è come se gli desse fastidio la sua freddezza, non so come dire, sente l'energia di quello che trasmetteva la sua immagine in vita e la sente a livello energetico come discordante, come se appunto esperienza fatta che non gli appartiene più. Perché non la cambia? Dice che per chi è ancora in vita, che l'ha conosciuto, serve questa immagine ancora per la loro esperienza. E quella di E Paolo anche? un po' sì. In più per la sorella e la mamma, per una sorella e la mamma, ma un pochino anche per Paolo ancora. Mm. E Monica? quindi lui non si permette di cancellarla, non è negli accordi tra le anime, Non dice. può, certo. Esatto. Monica? E dice, ogni cosa ha un cuore. Vai al cuore delle cose, che è un po' l'opposto di quello che lui aveva fatto in vita. Ed è per questo che è importante non modificare questa immagine qui, no? Perché proprio attraverso questa immagine Paolo può capire che bisogna fare l'esatto opposto, usare il cuore e andare al cuore delle cose. Lo lasciamo lì il padre. Andiamo a cercare il cuore delle cose. Con Paolo. Mm. Infatti, sai che cosa? Che quando Elena ha descritto questa gabbia eterica, lui, Paolo, me l'ha mostrata in un'altra prospettiva, come se questa gabbia eterica fosse la sua mente, come se in realtà molte cose rimanessero nella mente. Questa mente molto forte, molto valida, però ha proprio difficoltà a comunicare con il Mm. cuore. E quindi è perciò che è importante il cuore delle cose e andare al cuore delle cose, perché è importante che lui scenda nel suo di cuore. Nome del progetto? A me viene vendemmia fallita. Mi fa vedere tutto questo gran lavoro, no? Per ottenere, no? Del vino imbottigliato, tra l'altro molto lungo, molto interrotto, fa pause lunghe, poi dopo ci ritorna, eccetera, e poi il vino non è tanto buono. Elena, nome del progetto tuo? Shakeramento blu.
È un po' come se fosse il vino che è uscito, che non è, che quasi fermenta e si shakerà e manda tutto in confusione, manda tutto in nuvola. Mm. E l'ignoto box è lì il cuore delle cose. Ah sì, e poi quello è il senso, no? Eh sì. Paolo sa cosa vuol dire provare l'essenza dell'essere, del così è. Mm? Ma quasi come se a volte un po' quasi come se la vede talmente grande la cosa che pensa di non avere abbastanza energie e capacità per arrivarci. A volte è quasi spaventato da quello che in realtà può vedere. Mm? Quindi quello che dicevamo prima. Quasi come se lui avesse paura di vedere delle cose che non vuol vedere, che non sa neanche che cosa potrebbero essere quelle cose che non vuol vedere, ma è proprio la paura, no? Che gli rende quest'idea. Va bene. Analizziamo velocemente il suo insegnante di kinesiologia. Sì, no, ni. Ni? Monica? Mm, cioè la persona, quindi non la pratica? La persona, sì, sì. Sono d'accordo, ni. Perché? Mm, perché allora è come se questo insegnante avesse proprio da risolvere delle sue questioni personali, mm, per cui riesce a fare un lavoro compiuto a metà. E pertanto ciò che risulta è che inizialmente ci sia un buon effetto dell'intervento che lui fa, però poi è come se si vanificasse entro breve, perché è come se lui stesso non riuscisse a superare una sua personale soglia ed è quello che fa poi di fatto anche nel suo lavoro energetico. Non riesce ad andare più in là, oltre. Elena, il problema rilevato nell'indagine kinesiologica a fegato e polmoni è attendibile? Mm, allora, io non lo legherei così in eterico, non lo vedo legato a polmone e fegato, lo vedo più legato proprio a una sua espressione energetica riferita all'aria, no? Quindi alla vitalità dell'aria e un po' sempre questo limite che lui si dà e non va a fondo, no? Quindi è come se usasse l'aria a metà. E del fegato è proprio più l'essenza, cioè lì lo vedo come se all'interno del fegato ci fosse un gel, una consistenza che se la scopri riesci a metabolizzare meglio, mi viene da dire, in maniera ottimale, ok? E invece questa cosa lui ci sta lontano. Quindi è più proprio, non lo vedo legato che i suoi organi sono sofferenti, ma è più proprio Mm. a livello di utilizzo, ecco, non li utilizza fino in fondo. Mm. Monica, sì. Sì, 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 non lo vedo proprio legato a dei deficit organici. Vedo effettivamente quello che ha detto a Elena, che c'è una gioia molto parziale della vita, c'è difficoltà a gioire appieno della vita, a respirare completamente la vita. E questo però lo vedo legato alla gioia del cuore che è carente. Mm. E riguardo al discorso fegato, io sinceramente li vedo dei residui di rabbia molto repressa, cioè che quasi neanche lui riconosce essere a rabbia, perché talmente tanto ha accettato che certe cose sono così, che non riesce neanche a provare rabbia per quello, per queste cose che sono andate storte, per queste ingiustizie subite, per questa freddezza ricevuta.
Chiamiamo la madre nel cinema. Beh, chiede permesso, posso entrare, disturbo. Sì, io la vedo che tira fuori le cose che ha comprato, diciamo, mm, di cibo per pranzo, per la giornata, tipo il pane, poi dei pomodori, e li mette lì e fa vedere quello che ha comprato. Ok, parlando di altre cose non della spesa, non accettato il figlio? Ci metta sul tavolo questo concetto. Mi fa vedere, mette sul tavolo come un fulmine fatto di ghiaccio, di acqua ghiacciata, e lo posa lì. Quasi come se il fulmine di acqua ghiacciata fosse stato tirato da suo marito, che in quel momento l'aveva visto come a livello energetico di influenza su di lei, era un gigante. Monica? Eh, Quasi come se avesse fosse stata investita da una forte responsabilità, sapendo che lei avrebbe dovuto in qualche modo fare due ruoli contemporaneamente, no? Perché comunque il padre sarebbe stato molto assente emotivamente, no? E quindi lei si è sentita che forse era un po' troppo per lei dover avere due ruoli in uno. Mhm. Tanto date anche un'occhiata a quell'altra persona che ha una situazione simile. Senti, ma se Monica, se facessimo una cosa, portiamo la mamma davanti al portale aureo dove c'è il padre. Cosa si dicono? Vogliono rivivere il concepimento diversamente, Allora, lei, non prima, facendolo ovviamente, no? lei prima di tutto gli dice, è un po' arrabbiata, e gli dice, potevi vibrare allora come vibri ora. Monica Sghignazzi. Sì, perché ovviamente sono proprio in due dimensioni diverse, no? Quindi lei ha Come la vedi? Come li vedi? Lei nitida, lui un po'. è che lei ha tutta la portanza umana, Mm, ok? Di una persona che è ancora sulla terra e quindi è ancora molto dentro anche al rancore di alcune mm. cose. Lui no. Mm. No, infatti. Lui è Per lui è già energia. tutto andato, Beh, superato, già tutto trasformato. davanti alla viva e al morto, perdonatemi l'espressione cruda, parte il video, il film del concepimento, in bianco e nero, perché è una cosa un po' di qualche anno fa. Un po' meccanico lui. Mm. Ci rimane male adesso, cioè, ci rimane male l'espressione sbagliata, Chi? però il padre, che adesso è pura energia, Mm. vedendo, diciamo, il film, si rende conto, come mai lei abbia questo rancore. Ecco. Mm. Bene, ma qua ci sono tre soggetti, lui, lei e Paolo. Basta. Quindi, se tutte e tre sono d'accordo a cambiare questo evento, Sì. si cambia. Assolutamente sì. Sì, ora voglio rifarlo con il cuore, Mm. lui dice. E inizia il nuovo film, vedo già la nuova proiezione. Rewind. Mm, Mm, Riparte, play. mm, mm. È proprio diverso, c'è anche mm. come carezze, come baci, come Sì, trasporto che si sente, come sono sì, coinvolti, sono una cosa unica. Bene, sì, pausa. fusione. Mm. Sì, sì. Parte una musica. Mettiamo una canzone. Cosa mettono? Oddio, a me è venuta quella di Ghost of My Life, sai, no? Ha venuto All You Need Is Love. Ok, mettiamo una luce soffusa, colorata. Mhm.
buttano un tessuto sull'abajur. Di che colore è il tessuto e di che colore è la luce? La luce è blu. Sì, azzurra, sì. Mm. Play di nuovo. Succede quello che deve succedere. Vediamo un po' di dettagli così esprimibili. E c'è l'amore. Mm. C'è l'amore, c'è la passione e c'è la voglia di creare insieme. Mm. Il concepimento è avvenuto. Sì, al Paolo, massimo dell'energia è arrivato Paolo. Paolo è già lì con lo scivolo. Mhm. Andiamo avanti col film. Cosa fanno loro due? Sono felici, Mm. scherzano fra di loro. Si coppono. Mm. Sì, come lo chiamiamo, come lo chiameremo. Assomiglierà a te, a me, il naso così, gli occhi così. Dicono già Paolo come nome. Mi è venuto Matteo anche, non so. Non sanno ancora in quel momento, no? Di preciso no. Ok, e il vecchio film? Dov'è? In un cammino. Sì, c'è più. Bene, salutiamo il padre. Che dice per salutarci? Da cuore a cuore. Vedo che gli manda un bacio con il cuore. Grandiosità. E alla madre di Paolo? Abbiamo risanato. È stato bello riviverti. Sei stupenda, dice. Si chiude il portale aureo, la mamma torna nel cinema. Ci fa vedere ancora la spesa? No, la stava ritirando e al posto del fulmine la borsa della spesa è una borsa, un sacchetto rosa con un cuore rosso disegnato sopra. Monica? E mi fa vedere che questo fulmine congelato, no? Come l'aveva descritto Elena, è diventato un bicchiere d'acqua e lei lo vuole offrire a Paolo e dice qualcosa del tipo non temere più le donne. Perché vedo che mi si collega a delle immagini dei suoi sogni in cui c'era anche l'acqua, mi si collega alla parte sinistra del suo corpo, quindi comunque sempre l'aspetto femminile, no? Che lui ha proprio difficoltà a rapportarsi col femminile. E come lei gli vuol far bere quest'acqua, che è proprio il femminile, per integrarlo dentro di sé, non temerlo più. Elena, tutto bene? Sì, sì. Ok. Mm. Fiamma. Diciamo che con l'interferenza dell'incidente che si è creato, si è precluso in quel momento una possibilità di sviluppo, di apertura verso il femminile molto in sintonia con lui. Che vibrava con la stessa frequenza. Vedo proprio l'interferenza dell'incidente, ok? Che l'hanno
gli erano provocato e di conseguenza se l'è provocato lui, no? Perché le interferenze le decidiamo noi, proprio perché forse era è sì, cioè, quell'incontro, lui si sentiva, ha sentito così forte l'affinità che si sentiva senza protezioni, no? E quindi si è sentito troppo vulnerabile in quel momento. Monica. Con, Sì, sì, dimmi. no, con l'incidente, diciamo, ha potuto utilizzare l'incidente come scusa, no? Per non dire no, per tenere un po' in stand-by. Ecco. Monica, quella signora là è la fiamma? Non mi sembra. Esiste la fiamma? Allora, al momento me la dà ancora effettivamente al nord Italia. Mm, Però dal momento in cui lui farà questo lavoro profondo, no? Di pulizia e di riconnessione con il proprio cuore, vedo che riuscirà a materializzare una fiamma molto vicina a lui e quindi realmente accessibile. Causa esoterica, Monica, dell'incidente automobilistico. È stato investito. Sì, Elena l'ha già accennato, eh? Mhm. Era veramente impreparato alla felicità. Quindi era Mm. collegato alla conoscenza. Mm, Sì, e più in generale proprio anche ad altre soddisfazioni della sua vita, perché comunque questo incidente ha un po' bloccato il tutto, mm. no? E si è frenato da vari punti di vista della sua vita. Non Diciamo era che la... pronto Mm, per mhm. stare nel cuore, per aprire, insomma, no? La porta alla felicità, alla realizzazione di sé. L'ha quasi un po' voluto lui, sì, era sulle strisce, si stava attraversando, sì, era suo diritto a attraversare, ma aveva visto che la macchina non si stava fermando e ha pensato si fermerà, mentre normalmente uno comunque si ferma e Mm, aspetta di mm. capire se sta veramente mettendo a repentaglio la propria vita o cosa. Mm. Infatti, vedi, lui, questo è un ulteriore invito ad ascoltare il suo cuore che si esprime anche attraverso l'intuizione. Quindi non solo a ragionare mentalmente, cioè la logica direbbe, sono sulle strisce e di qua e di là. No, dai retta alla tua intuizione. L'intuizione viene dal cuore, non arriva dalla testa logica. Ed infatti lui i problemi che ha accusato sono sulla parte sinistra del corpo, no? Che alla fine è governata dall'emisfero destro. L'emisfero destro è proprio quello della creatività, dell'intuizione. Perciò Mhm. lui si deve aprire a questo. Elena, qualcosa da aggiungere? No, no, ho visto esatto. Sì, diciamo, la sua PS gli dà i messaggi, deve solo, appunto, come diceva Monica, imparare a seguirli. Bene, velocemente Elena, il tipo che utilizza lo sciamanesimo tolteco, il personaggio, attendibile? Sì, no, ni. Ni più verso il no, nel No, senso Sì, che è a vero. livello interferente, cioè gli strumenti presi molto con le pinze obiettivamente possono essere utilizzati, ma in maniera molto neutra, senza tutto il legame della tradizione. Ecco, lui è molto interferito, quindi ma cioè, siamo solo spirito? siamo solo spirito? Beh, Ed- secondo loro sì. No, no, assolutamente non siamo solo spirito, no, no. No, ma Beh, infatti ci sono gli spunti degli spunti che potrebbero essere molto efficaci, molto buoni da mettere in atto, ma proprio e presi con le personalizzare. pinze. Esatto. Mm. E Monica Iorgoni, nel caso di Paolo, lo aiutano, indifferente, buona palestra, che succede? Ma lui ce l'ha già da tanto? Sì, un po', sì.
Perché è come se, non so come spiegarti, come se ha fatto una funzione inizialmente, e adesso è come se quella funzione l'avesse assunta lui. Che sono un po' il senso degli orgoni, dopo un po'. Come se fossero scaricati, cioè Sì, scaricati, esatto. no? Adesso sono Sì. abbastanza neutri, ecco. Sì. Perché c'è Hanno lui. finito il loro compito, sì, Sì. è assunto lui il comando, no, delle cose, quindi. Esattamente così. Ok. Lavoro. Il suo un altro vorrebbe diventare operatore olistico e lavorare su 3 fronti: kinesiologia, shiatsu, 5 leggi biologiche. Sì, trovare il suo metodo, no? Quindi con questi strumenti trovare il suo metodo, no? Quindi potrebbe essere con la kinesiologia, confermi quello che magari la persona esprime, che è un po' confusa, no? Quindi magari portarla poi con le 5 leggi sul vero sentito, e poi magari con lo shiatsu lavorare a livello energetico. Mm? Però proprio più fare una sua metodologia. Secondo me, però, prima quello che lui deve fare è deve eh, andare tanto sul campo per vedere l'effetto che fa, ok? E essere lui sicuro, perché finché è incerto non riesce ad utilizzarli, Non questi sono metodi. troppi strumenti, quindi troppa preparazione, troppo tempo, troppa pratica, troppe prove. Più che altro è anche il campo che metti, cioè l'energia che metti in campo, no? Mm. Non so come dire, come se ogni disciplina, no? Avesse una sua sfera energetica, mm? Una certa vibrazione. E se tu le metti tutte e tre assieme, potrebbe essere troppo vibrare non troppo verso la persona che stai trattando. Quindi valutare molto questa cosa e sentirla molto, farla diventare tanto sua. A volte magari può servire semplicemente lo shiatsu, sempre fatto però, dico io, in maniera isolata, cioè non collegandosi alle energie di chi lo trasmette. Mm? Mm. Quindi proprio a livello materico e obiettivo. E così per le altre, perché forse se tutte e tre le vibrazioni assieme possono diventare confusionarie. Monica. Monica? Sì, lui può selezionare per ogni paziente la tecnica da Mm. utilizzare. La cosa che io, per esempio, adesso me lo sto vedendo mentre fa shiatsu. Quindi lui si può far trasportare assolutamente, anzi deve, dalla sua intuizione. Non deve avere paura di ascoltare il paziente e fare chiarezza in sé la distinzione tra ascoltare, quindi sentire il paziente con delle sensazioni del cuore, e farsi intaccare barra sottrarre energia. Lui di questo deve essere ben sicuro e deve distinguere bene le due cose. E non deve troppo rimanere chiuso nelle informazioni acquisite. Quindi molto farsi guidare dall'intuizione personale, che magari può uscire dagli schemi che ha imparato. Ok. Che altro? Sì, direi che tutti questi suoi aspetti che lo limitano vanno tutti in una stessa direzione. Non farsi limitare da questo, ma viverli senza appunto mettere confini della mente,
ok, dei pensieri e mm, sì, vedo proprio questa cosa, no, dell'aspettativa di come possano andare o di come non dovrebbero andare le cose, ok, che fanno sì che lui rimanga, non vada nell'ignoto, come si chiama? Come l'abbiamo detto? Ricordo più. L'ignoto box. Il Nioto Box, ok? E invece deve proprio avere, cioè trasformare questa sua paura, questi suoi limiti invece nel desiderio di andare a vedere cosa c'è lì, perché è tutta esperienza ed è esperienza costruttiva che porta alla sua realizzazione. Proprio con l'entusiasmo e la curiosità, come se fosse un bambino che non ha le informazioni del pericolo o o dei limiti, ecco. Più così. Monica, da cuore a cuore. Sì. Cioè lui riuscirà a innescare questo tipo di comunicazione con se stesso, quindi con il proprio cuore e con le altre persone. Quindi che vada oltre ciò che lui dice essere giusto, ciò che può sembrare corretto, ciò che va provato fino in fondo, i confini, le cose. Quelle sono la mente. Provare a sentire la comunicazione del cuore. Analizzi adesso sotto questa ottica 2 sue vecchie relazioni. Se rispettano da cuore a cuore, le tiene, se no tira su una linea su queste relazioni e non le analizza mai più. E quella la relazione più significativa, no, per lui con la sua compagna di un tempo, no, che era stata Mhm. molto lunga. E dunque lei mi viene immatura, no? Quindi in quanto immatura poco propensa, no? A poter mettere il cuore nella relazione. Mm? E quindi di fatto no, non una relazione cuore a cuore. Riga sopra. E, riga sopra, nel senso comunque il suo patrimonio quello, il suo Mhm, patrimonio mhm, per la sua crescita, quindi non va buttata via. mhm. Però sicuramente è uno step che ha fatto, ce ne sarà uno successivo. Beh, ma anche le interferenze che poi noi togliamo sono un nostro Ah, patrimonio. Esatto. Per cui riga sopra anche lo Yeti verde, mhm. ma non è che poi non esiste più. C'è stato, in un pezzo della linea temporale, c'è stato lo Yeti verde, che Paolo si è creato per se stesso, ce ne sono altre, no, ovviamente, e che gli è servito. Adesso non gli serve più. Non gli serve più rivangare la vecchia relazione dove in realtà lui si è speso, eccetera, eccetera, perché non c'è una visione cuore-cuore. Mm, esatto. Cluster, ma Elena. Sì, ci sono tutti questi robottini, sai, quelli piccolini che avevano la carica manuale. Tu hai detto questi, io vedevo mini, bianchi, Vedi? piccolini. Mm. Mm. Sì, sì, con la carica manuale, no? E quelli rappresentano tutte le sue vite. Sì, li sta azionando tutti e li sta facendo andare dentro al portale definitivo. Vanno tutti dentro lì. Tutti bianchi? Sì, E qui cosa crea Monica? Ora che sono tutti andati in un portale definitivo. Mm. Qui crea l'ad eternum del cuore. Mm. Perché adesso lui sta passando ad un'altra modalità, che non è più quella, no? Dell'automatismo, della mente, del ragionamento. Mm? E quindi crea un ad eternum che parte dal cuore. E che ha la forma tipo di, sembra
quel pasticcino a ventaglio, no? Che poi ricorda anche un po' il cuore. Mm. La conchiglia? La sfogliatina, non so come si chiama. Ah. Ventaglio così. Lo mette qui, e Elena? Sì, a me faceva vedere una cosa simile, un po' più tridimensionale e un po' più bombata, con delle curve. Però me lo faceva vedere proprio con questo colore rosa che è il colore dell'amore insieme al rosso, no? Cioè, il rosso è più un amore, cioè come fa vedere lui, il rosso è più l'amore di coppia, no? E il rosa invece include tutto l'amore, mm? Quindi anche per le altre relazioni, quindi proprio fare tutto con il cuore, tutto. Mm. Avatar, Monica. Allora, l'avatar già non lo vedo più. Forse era finito sotto una scrivania, poi si era quasi smaterializzato, perché con tutto questo cuore l'avatar non ha potuto reggere, no? Quindi comunque anche questi residui di avatar e di scrivania. Li butta. Sì, assolutamente. E qui cosa crea al suo posto? Io vedo proprio un cuore color rosa con qualche venatura rossa. È un cuore pulsante, un ad eternum fatto così. Elena? Sì, come se fosse un ventaglio che però non si ferma così, continua ad andare avanti all'infinito e crea una spirale, sempre con questo colore rosa e con le venature rosse, proprio l'essenza dell'amore. Mm. Vibrazione, Elena e poi Monica. 349 miliardi. Minuto 415. Sempre in questo ordine. Consapevolezza. 213. Un po' meno. 205. PS. 69. Sì. Vite. Allora, 1218. Sì. Cervello. 10.1. Suscettibilità ipnotica. 67%. Monica. Sì, solo poco meno, però sì. Ok, cosa fa la madre nel cinema? E cosa gli dice per salutarlo? Allora, vedo molto più carica di energia e di ilarità, è proprio allegra e si è alzata e fa tipo una piroetta intorno a se stessa canticchiando, no? Tutta contenta per il suo bimbo, per il suo figlio che sta facendo un grande lavoro, lei è molto orgogliosa e quindi la vedo molto allegra così. Cosa gli dice Monica? Mi sembrava che quasi gli proponesse di cantare Singing in the Rain sotto la pioggia insieme. Mm. E lui cosa le dice? Sì, ho voglia di ridere e di sentire col cuore la vita. Elena? Dice, finalmente posso essere libero di sentirti mamma, di sentire il tuo grande amore. La saluta e si lascia un messaggio, Elena. La strada del cuore. Mi fa proprio vedere la forma della sua strada, scolpita dal cuore. Monica. Sì, è vero. Il cuore della vita.
È più il cuore delle cose o il cuore della vita? O la strada del cuore? Il cuore di ogni cosa. Ok, messaggio di Paolo alla sua fiamma. Inizio da qui. Sono pronta ad amare profondamente. Pronta a tornare? Mhm.